Era il 1977. Un giovane Stephen King aveva dei problemi con la sua moto. Un suo amico gli disse: sai, c'è questo tipo nei boschi che si occupa di motori. Ha questo particolare modo di fare gli affari. Ti dice quanto costa aggiustarla e poi ti fa proprio pagare quel prezzo. Stephen King prende la sua moto e guida nei boschi, nel bel mezzo del nulla. Come arriva, sente rumori di un meccanico armeggiare con un veicolo. C'è un garage, una piccola casupola e nient'altro per miglia e miglia. Ed ecco che vede spuntare un grandissimo San Bernardo. A detta sua, the biggest goddamn Saint Bernard dog you've ever witnessed in your life. Il cane inizia ad avvicinarsi e a ringhiare, i suoi occhi intenti sul giovane scrittore. Fortunatamente, dal garage spunta fuori anche il padrone del cane. Il meccanico esce con una gigantesca chiave inglese in mano e gli dice: ah, non ti preoccupare, questo è Buster. Fa così con tutti, però ama le persone. Non ti farà del male. Steven allora allunga la sua mano, un gesto alquanto insano, per mostrare al cane che è un bravo uomo e si può fidare di lui. Buster, il cane, ed i suoi 70 kg si inizia ad avvicinare con rabbia negli occhi. Fortunatamente il meccanico fa un gesto che ora condanneremo tutti. Prende la sua chiave inglese e colpisce il cane, il quale si placa immediatamente. A detta di King, il cane non ha sentito nulla. E cito, dice: è stato proprio come quando usi uno sbattitappeti su un tappeto, un rumore sordo e nient'altro. Questo cane era fatto di acciaio, non aveva sentito assolutamente nulla. Il cane si placa, ma nessuna scusa arriva dal padrone, il quale dice a King: beh, a Buster non deve piacere la tua faccia. Allorché lo scrittore gli risponde: beh, neanche a me piace tanto la sua. What if, si chiede Stephen King, se fossi stato solo con questo cane alla quale non piace la mia faccia, un cane di 70 kg? Cosa sarebbe accaduto se mi fossi ritrovato qui completamente nel nulla, in mezzo a questi boschi, magari con la mia macchina in panne? E se magari qui, questo bosco, con la macchina in panne, completamente da solo, si fosse ritrovato una donna, da sola, o magari peggio, con il suo bambino, cosa sarebbe accaduto? Ed è così, ispirato anche da un terribile e sanguinoso evento accaduto proprio nella città di Portland, Maine, in cui un San Bernardo ha ucciso un bambino che è nato cuyo. Il libro di Stephen King, scritto nel 1981 e pubblicato da Viking Press. Ovviamente io adoro gli animali, ed anche Stephen King, il quale potete vedere qui ritratto con il suo amato cane Molly, The Thing of Evil. Questa però non è una storia di come i cani siano cattivi, ma di come alle volte il fato, gli eventi o anche solo una terribile malattia possono cambiare le vite delle persone a noi care per sempre. It would perhaps not be amiss to point out that he had always tried to be a good dog. He had tried to do all the things his man and his woman, and most of all his boy, had asked or expected of him. He would have died for them if that had been required. He had never wanted to kill anybody. He had been struck by something, possibly destiny or fate, or only a degenerative nerve disease called rabies. Free will was not a factor. Il libro di Stephen King di cui andremo a parlare oggi si apre con un momento Amarcord. Nelle primissime pagine si inizia a parlare di una città già nota ad un attento lettore delle precedenti novelle, Castle Rock, Maine. Non è un segreto che la stragrande maggioranza dei lavori di King sono ambientati proprio nella sua terra natia, il Maine, o spesso hanno comunque qualche collegamento con la stessa. In questo caso invece lo scrittore ci dice: no, non solo siamo a Castle Rock, non solo questa è la città dove tanti anni fa un poliziotto fu scoperto serial killer che ha ucciso e stuprato tantissime povere innocenti ragazze, no, questa è proprio la città in cui un giovane ragazzo aveva aiutato quella polizia a trovare quel serial killer e poco prima di essere beccato lo stesso si è tagliato la gola con un rasoio. Il libro ci dice anche che questa città porta con sé l'eredità di un bellissimo libro scritto qualche anno prima da King, infatti, The Dead Zone, ed in un certo senso questo è proprio una sorta di sequel diretto dello stesso, solo con un'altra storia, altri personaggi. Il mondo è andato avanti, la cittadina pure. Tuttavia la gente mormora, non dimentica mai davvero quel che è successo e a bassa voce qualcuno parla ancora di Frank Dodd, il serial killer. I bambini quando giocano molto innocentemente lo ricordano, dicendosi null'altro: attenzione, se esci dopo il tramonto Frank Dodd ti prende e ti uccide. Ma Frank Dodd non c'entra nulla con questa storia. Non davvero, non apparentemente, giusto? Il racconto invece ci parla di una normalissima famiglia, di normalissime persone che si è trasferita nella città di Castle Rock, i Trenton, una normale e felicissima famiglia con papà Vic Trenton, mamma Donna ed il piccolo Ted. Eppure bastano poche pagine per capire che questo libro di tranquillo e normale non ha nulla. Questo libro non ha capitoli. A quanto pare Stephen King non ricorda molto dei suoi primi libri. La stragrande maggioranza di questi li ha scritti durante un completo abuso di sostanze stupefacenti ed alcol. Infatti sono molti libri che trattano
in parte o meno delle dipendenze proprio in generale. E molti ipotizzano che un King in stato frenetico abbia scritto questo libro completamente rigetto, senza curarsi di capitoli, ed anche qui la sua psiche, il suo non essere in controllo si riveleranno al lettore molto presto con il protagonista / antagonista del libro Kuyo. Pensate, pare che King si fosse dimenticato tal punto di aver scritto questa novella che solo dopo aver ricevuto una telefonata dal suo agente, il quale gli indicava che il libro stava già vendendo molto bene, ricordò di avere a che fare con lo stesso. Ma tuttora sono molti i libri che King non ricorda minimamente di aver scritto. Comunque non temete, King è ora sopra dei decenni ed ha completamente ripreso in mano la sua vita, pur continuando ad essere un super prolifico e scrittore di successo, anche senza quelle sostanze. Ma torniamo al nostro racconto. Come il metodo di scrittura appunto ci comunica che c'è qualcosa che non va in questo libro, ed anche nella cittadina di Castle Rock. Un caldo mai visto ed il prospetto di una delle estati più calde di sempre incombe sulla cittadina. Tuttavia è il piccolo Tad a percepire i veli più oscuri che c'era in un mondo molto più malvagio di quello che noi adulti vediamo. Il piccolo Tad, non solo lui più tardi, si renderà conto che lo spirito di Frank Dodd è ancora a piede libero, appunto nelle fattezze di un terribile gigante animale con occhi assatanati che appare nel suo armadio e solo nel suo armadio. Questo è un piccolo foreshadowing, ma credo serva anche per indicarci come la famiglia di Tad abbia un po' di quello Shine che abbiamo visto in tantissimi altri libri dell'autore, ovvero una sorta di potere psichico premonitore che rende possibile sapere alcune cose, percepire cose che, in genere potrebbero non essere percepite. Appunto, vedi Shining. Le cose però vanno davvero male quando il dolce e cucciolosissimo Kuyo, San Bernardo protagonista della novella, sviziatamente è vittima di un attacco di un pipistrello, il quale lo infetta con la rabbia, che è super attuale. Anche in questo caso, il fato vuole che le cose nella famiglia del cane non vadano poi tanto per il verso giusto. Il fidatissimo ed onesto meccanico del quale King si servì viene infatti trasportato nelle pagine del racconto e nonostante l'onestà rimanga, è un alcolizzato che abusa della sua famiglia con violenza e pugno di ferro. Nel mentre sono presi appunto dai loro problemi, dai loro sotterfugi e evidenti traumi, si dimenticheranno del povero Kuyo, il quale avrebbe potuto essere curato con una semplice iniezione. Ed è così che per uno scherzo del destino, un po' tutti abbandonano Tad, Donna e Kuyo, i quali si ritroveranno bloccati in un confronto al cardiopalma per diversi giorni. Ma prima di parlare di questo confronto è doveroso aprire una parentesi narrativa nella storia di Vic Trenton. Lo stesso infatti esibirà durante il racconto più volte minori tratti di questo famoso Shine, che gli permetteranno di evitare più di una catastrofe nella sua vita, ma prima sarà impegnato per gran parte del racconto nel tentare di salvare il suo lavoro. King infatti crea una storia non particolarmente originale, ma comunque accattivante. Il nostro Vic è un pubblicitario e si è occupato con grande successo di una campagna per un'importantissima azienda di cereali. Ma proprio come accade davvero per i cereali Frank Berry negli anni 70, la compagnia si ritrova immischiata in uno scandalo dovuto al fatto che alcuni bambini che avevano mangiato i cereali Zingers fanno la pupù rossa come il sangue. Questo si rivelerà essere un innocuo colorante alimentare, diciamo mal calcolato, ma servirà per tutto il libro, appunto per tenere Vic lontano sia fisicamente che mentalmente. Ma le cose non finiscono qui. Donna infatti ha un famoso affair e tradisce il marito all'inizio del racconto. Questo lì per lì può sembrare di poco peso, ma sarà uno dei tanti piccoli equivoci e casualità che suggellerà la loro terribile avventura. Infatti l'atto finale del racconto vedrà Donna, Tad e Kuyo, come anticipato prima, bloccati in uno standoff per giorni. Il cane oramai famelico e completamente impazzito, morente, si ritroverà da solo con i due ignari Trenton, i quali dovranno scegliere se morire di stenti e caldo nella loro macchina bloccata nell'isolato ranch dei Chambers, i proprietari di Kuyo, o essere sbranati vivi da un cane di 70 kg che pensa che l'unico modo per guarire dal male che lo affligga sia porre fine alle loro vite. Ancora qui possiamo trarre due piccoli parallelismi con la vita di King. Il primo, più insignificante ma diciamo simpatico, è che la macchina di Donna, che si era fermata in panne proprio nei pressi dell'abitazione del meccanico, in quanto doveva appunto essere riparata dallo stesso, era una Ford Pinto rossa, stessa identica macchina che aveva King proprio mentre stava scrivendo il libro. La seconda invece è un po' più di fantasia e di interpretazione, quindi entreremo nel territorio della speculazione ed è tutta mia, quindi fatemi causa nel caso. Il 1981 infatti non è solo la data di pubblicazione di Kuyo. Lo stesso anno, pubblicato da Signet Books, uscì un'altra novella
intitolata Roadwork. Ora è fatto noto, ma all'epoca l'autore di Roadwork, Richard Bachman, non era altrisì che Stephen King, con un suo segretissimo pseudonimo, che venne comunque sgamato in pochissimo tempo. Il libro, proprio come Cujo, è scritto da un super alcolizzato e instabile King, con una terribile e tragica giunta. Stephen King aveva da pochissimo perso la madre per una terribile malattia cerebrale. La stessa la strappò via in fretta e con tantissima sofferenza. Il tumore al cervello l'aveva resa tutta un'altra persona, instabile, imprevedibile e anche violenta. Ed è per questo che l'autore Bachman, quindi King, ci narra in Roadwork di questo papà che aveva perso il proprio figlio per la stessa malattia, un tumore al cervello. Ora è il 1979-80 circa, possiamo immaginare. King sta scrivendo questi due libri, magari in contemporanea, magari no, però ha ancora un sacco di terribili emozioni imbottigliate nel suo animo. L'alcol, la perdita della madre. In Cujo ci scrive di come una malattia improvvisa possa cambiare le persone, proprio come era successo per la madre di King ed il figlio del protagonista di Roadwork. Cujo infatti era un cane buonissimo. Al primo incontro con i Trenton aveva coccolato il piccolo Tad, lo aveva cavalcato e Tad lo aveva cavalcato come un fiero destriero. Il cane di 70 kg era fedele, leale, amorevole e sensibile, proprio come una madre. Tutto questo però è cambiato irrimediabilmente ed in fretta, appunto per una malattia improvvisa che lo aveva preso. La mia idea è che quando King scrisse Roadwork e provò ad esorcizzare quel che era successo alla madre, facendolo magari vivere anche al protagonista di Roadwork, non aveva ancora espulso tutto quel veleno dal suo corpo. E l'alcol, la droga e il suo stato alterato hanno fatto sì che anche Cujo fosse vittima di questa sua terribile esperienza. Cujo infatti si ammala ed impazzisce, di nuovo, proprio come la madre di King ed il figlio del protagonista di Roadwork. Il parallelismo innegabilmente c'è, io almeno lo vedo, e non è la prima volta che un autore riversa i propri problemi nel libro che sta scrivendo. Ma torniamo al vivo del racconto. Le ultime note finali di Cujo ci raccontano di come Donna e Tad erano intrappolati e morenti in quella Pinto rossa, di come Cujo era fuori, pronto ad ucciderli, aveva già ucciso e tanto, e non si sarebbe mai fermato. Il piccolo Tad lotta contro la morte. La madre letteralmente lo mantiene in vita appeso per un filo sottilissimo, fatto di amore ed attenzione, arrivando persino a salvarlo per un pelo, appunto, da un soffocamento che lo stava già portando a morte certa. Tutto questo dopo giorni di disidratazione e chiusi in macchina con i finestrini alzati sotto al sole. Vic però ha un presentimento. Come abbiamo già analizzato prima, è plausibile ipotizzare che Vic abbia qualche tipo di forte connessione con il mondo o con la famiglia. Tant'è vero che sentirà che c'è qualcosa che non va ed intuirà che la moglie morente ed il figlio sono intrappolati nella proprietà del meccanico. Al tempo stesso, tuttavia, impiegherà un lasso di tempo lunghissimo prima di arrivare a questa conclusione, in quanto purtroppo fortemente fuorviato dall'uomo che aveva una tresca con la moglie e anche dei poliziotti incompetenti. Il caso vuole che la moglie aveva già interrotto ogni rapporto con il proprio amante, ma questi, incredibilmente arrabbiato da ciò, si era fiondato a casa loro ed aveva messo a ferro e fuoco la proprietà quando non c'era nessuno. Così diventerà il sospettato numero 1 per la coincidente sparizione della famiglia di Vic e purtroppo rallenterà di parecchio la ricerca di Donna e Tad. Saranno invece però le Monster Words a far sì che Vic scopra la verità. Dovete sapere che il piccolo Tad aveva così paura del suo armadio, al quale interno aveva visto quella figura mostruosa che si faceva chiamare Frank Dodd, che il padre inventò con lui delle parole da recitare ogni notte per tenere alla larga tutte le cose brutte dal suo armadio. E funzionavano. Se non fosse che quando Tad si trova faccia a faccia con un vero mostro reale, questo si sente sperduto e capisce che neanche le parole del padre, oramai scritte su un foglio di carta e sempre nel suo taschino, potranno mai fermare questo mostro. Un povero singolo poliziotto andrà ad indagare a casa del meccanico. Caso vuole che questo era anche un poliziotto che collaborò per ritrovare il colpevole delle stragi tanti anni fa, Frank Dodd. Questo poliziotto purtroppo non tornerà mai dalla sua famiglia. Cujo lo divorerà e farà pezzi senza alcuna pietà. E mentre questo avviene, Tad è attirato, quasi per salvarsi la vita, verso la luce, verso uno stagno in cui ci sono paperelle e c'è la pace della morte. Il suo corpo e il suo spirito non ce la fanno più. Gli sussurrano di seguire le paperelle nello stagno. Sarà infatti solo la forza di una madre, Donna, la forza inarrestabile dell'amore che si contrappone all'odio, che riuscirà a far sì che Cujo non sbrani entrambi. Lei da sola, con tanta furbizia e rabbia, non illesa, sarà in grado di arrestare l'avanzata di un ormai morente e ferito Cujo, ed infine porrà fine alle sue sofferenze dopo comunque essere stata gravemente morsa in più zone del suo corpo. Ma purtroppo sarà già troppo tardi per il piccolo Ted, quale avrà raggiunto lo stagno con le paperelle, per restarvi per sempre. Cujo è un masterclass sul libero arbitrio. Ciò che succede e che può succedere quando da un lato
perdiamo per sempre la nostra libertà e dall'altra quella di chi ci è a noi caro può ledere la nostra. Spesso ignoriamo i segnali del mondo che ci circonda perché siamo troppo presi nella nostra quotidiana battaglia. Cuyo non era cattivo, Cuyo non meritava la morte, Cuyo non aveva fatto del male a nessuno. Forse Cuyo è la più grande vittima all'interno di questo racconto, eppure Stephen King, forse allora più che mai esperto nella sofferenza umana e non, ci ha insegnato che nonostante non vogliamo, nonostante abbiamo tutte le buone intenzioni del mondo, sia per noi stessi che per gli altri, possiamo fare del male a chi ci circonda e a questo mondo, vuoi per una malattia, vuoi per il destino.